Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo un progetto a cui sono veramente molto affezionata. Tantissime di voi mi avevano già richiesto questo tutorial ed eccolo qua, finalmente pronto, la Miss Sicily, con inserti in pelle, cordino Swan Black, Lurex e vari accessori come la tracolla. A questo punto iniziamo subito il tutorial. Vi mostro adesso tutto l'occorrente per realizzare la Sicily. Partiamo da una base rettangolare già preforata 25x10. Io ho scelto il colore dorato che si abbina al fucsia appunto della borsa. Il cordino che utilizzerò, il cordino Swan Black fucsia con la tonalità Lurex, anche perché andiamo incontro al periodo natalizio, per cui ho voluto dargli anche un po' di luce alla borsa. Ne occorreranno circa mezzo chilo. Ovviamente poi in base al punto che scegliete, se per caso decidete di cambiare il punto o quant'altro, potrebbe servirne anche un po' meno. Il punto nocciolina prende molto cotone. Ecco il manico Sicily. Io ho scelto la misura 24 cm, ma in commercio ce ne sono anche di più grandi, appunto tonalità fucsia, e la sua tracolla abbinata di 1 metro. L'uncinetto che ci servirà per tutte le lavorazioni è il 3,5, poi 2 calamite, quelle da cucire. In alternativa potete anche prendere quelle che si agganciano direttamente con le alette e un ago tira fettuccia. Poi, se desiderate foderarla, chiaramente vi dovete armare anche di una fodera appunto per poterla cucire tutta quanta, e poi eventualmente sulla pattina, se la volete ulteriormente rigidire, un pezzo di rete sempre sotto la fodera. Questo ovviamente in base a quello che voi volete realizzare. A questo punto iniziamo subito la lavorazione. Partiamo dalla base. Io parto dal lato corto e inizio a creare 2 punti bassi in ogni foro, ad eccezione degli angoli che adesso vi mostro. Per cui partiamo, facciamo il primo, il secondo, andiamo avanti fino all'angolo, sempre 2 punti bassi perché altrimenti vengono troppi punti e non viene bene il corpo borsa. Arrivato all'angolo facciamo sempre i primi 2 punti bassi, poi facciamo una catenella, ci giriamo in questa maniera e andiamo a fare gli altri 2 punti bassi, 1 e 2. Quindi è molto semplice. Proseguiamo con in tutti gli altri fori sempre 2 punti bassi, quindi 1 e 2. Quindi questo è un lavoro molto semplice, per cui non facciamo altro che fare la stessa cosa, sempre nell'angolo 2 punti bassi, catenella e 2 punti bassi, stessa cosa negli altri, e poi chiudiamo con asola di chiusura. Quindi ci vediamo non appena abbiamo completato questo giro. Completato tutto il nostro perimetro, quindi la base della borsa, io praticamente adesso devo andare a sviluppare, inizio da un lato lungo e inizio a fare la parte posteriore della nostra borsa, appunto nocciolina, perché saranno lavorati tutti i 4 lati, ognuno per i fatti propri, per cui in sostanza io andrò a fare quindi questo pannello in giri di andata e ritorno con il punto nocciolina. Andiamo per gradi. Io praticamente qui nell'angolo cosa ho fatto? 2 punti bassi, una catenella e 2 punti bassi. Allora io dopo la catenella mi vado ad agganciare e comincio il primo giro, ma lo inizio in costa, quindi questo giro di punto basso lo andremo a fare in costa. Nel frattempo io prendo la codina iniziale e me la lavoro sotto i punti, così già ce la troviamo agganciata. Quindi questo lavoro è abbastanza, questo primo giro è molto semplice. L'unica cosa, lavoratelo in costa
perché verrà appunto esteticamente più carino, per cui ci rivediamo non appena arriviamo a questo punto. Arrivati a questo punto ci fermiamo quindi lasciamo libera, quindi non lavoriamo la catenella dell'angolo, mi ritrovo nel mio caso 36 punti e cosa faccio? Bisogna appunto tornare indietro, faccio una catenella, voltiamo il lavoro e cosa faccio? Adesso non più punto basso in costa ma normale e iniziamo la lavorazione a pannello del punto nocciolina. Io ho fatto anche altri tutorial, ma in genere gli altri tutorial li ho fatti con lavorazione in tondo, invece in questo caso a pannello, per cui io lo faccio in questa maniera. Il primo punto, faccio un punto basso, su quello seguente vado a fare 3 punti alti non chiusi insieme, non chiusi, cioè chiusi insieme alla fine, e cioè entro qui dentro, estraggo e chiudo soltanto in questa maniera, non faccio l'ultimo giro. Poi sullo stesso punto ne faccio un altro e siamo a 2 e un terzo, che il punto nocciolina si può fare anche a 4, però per quanto mi riguarda, per il tipo di borsa che sto realizzando, mi piace l'effetto del punto nocciolina non troppo grande, quindi solo 3. A questo punto, non appena abbiamo fatto questi 3, prendo il filo e li chiudo tutti insieme e poi una catenella per chiudere il punto. Dopo aver fatto questo, vado avanti e continuo con 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Nuovamente cosa faccio? Prendo il filo e faccio i miei 3 punti alti non completamente chiusi, quindi 1, riprendo e chiudo a metà, riprendo, faccio il terzo, quindi ne ho 4 asole sull'uncinetto, prendo il filo e li chiudo tutti insieme, catenella e di nuovo ricomincio. Lo facciamo insieme un'altra volta, 1, 2 e 3 e di nuovo un altro punto nocciolina. Prendo il filo, entro e faccio un punto alto chiuso a metà. Secondo punto, terzo punto e chiudo tutti insieme con catenella. Questo lavoro lo facciamo fino alla fine e il risultato, appunto, eccole qui le nostre noccioline, per cui arriviamo fino a questo punto e ci rivediamo per vedere come fare il secondo giro del punto nocciolina. Arrivati a questo punto, abbiamo fatto l'ultima nocciolina, andiamo a fare, sono rimasti 2 punti, andiamo a fare 2 punti bassi. Ed ecco fatto. A questo punto catenella, voltiamo il lavoro e vi faccio vedere appunto che come punti, come noccioline ne sono venute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dopo aver fatto questo primo giro ricominciamo con il giro di punti bassi, quindi iniziamo 1, 2, volevo farvi vedere che, lo spiego sempre, il prossimo punto basso non va fatto qui dove abbiamo chiuso la nocciolina, ma nel punto successivo, prendendo tutte e 2 le asole ovviamente. Quindi 1, 2, io li conto perché così so se sto sbagliando, e arrivato qua devono essere 4. Questo punto non si lavora e andiamo in quello successivo, per cui se vi viene comodo basta contare da qui 1, 2, 3, 4, quindi se arrivate qui avete fatto il lavoro corretto, se arrivate, cioè se il quarto vi viene qui dovete controllare se avete sbagliato qualche cosa, per cui andiamo avanti, 1, 2, 3 e
4. Lasciamo il punto di chiusura della nocciolina e andiamo nel punto successivo e si ricomincia fino alla fine del rigo. E ci rivediamo per farvi vedere come fare al centro, quindi sarà una lavorazione a scacchiera, al centro le nostre noccioline. Arrivato a questo punto vi faccio vedere come completare, quindi questo si lascia senza lavorato, vado avanti e faccio gli ultimi 2 punti bassi, 1 e qua è l'ultimo, e abbiamo completato anche questo giro. Adesso catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con le noccioline, però facendole a scacchiera, per cui in mezzo a quelle che ci stanno sotto. Per cui cosa facciamo? Andiamo a fare il primo punto basso e facciamo 1, 2 e 3. Vedete? Il punto dove andrò a fare la nocciolina è esattamente al centro fra queste due, ma ora ve lo mostro. Per cui ricominciamo con il nostro punto nocciolina, con i 3 punti alti non chiusi completamente, ma chiusi tutti quanti alla fine. Quindi questo non cambia. Di nuovo facciamo 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. E di nuovo andiamo a controllare e vediamo che il punto dove andiamo a lavorare la nocciolina sta nel mezzo. Quindi mi raccomando, nel conteggio delle catenelle, dei punti bassi, perché potrebbe, se non fate bene, non trovarsi perfettamente al centro. Quindi andiamo sempre a controllare che il tutto quadri alla perfezione. Per cui lo facciamo un'altra volta insieme. Quindi 1, 2 e 3, catenella e i 3 punti bassi a seguire, quindi 1, 2 e 3. Ed ecco come si presenterà la lavorazione, per cui dopo aver fatto i 3 punti bassi vedete che qui cadrà perfettamente al centro la nostra nocciolina. A questo punto noi arriviamo a circa 25 centimetri, e quando avrò completato il pannello, appunto sarò arrivata alla lunghezza definitiva, vi dirò esattamente quanti giri di punto nocciolina. Per cui ci vediamo non appena questo pannello è completato ed è arrivato all'altezza desiderata. Ho completato il pannello posteriore che misura 23 centimetri. Io mi sono portata avanti e ho creato un laterale. Adesso vi mostro nel dettaglio come crearlo, ma è semplicissimo perché completamente tutto a punto basso. Adesso noi cosa facciamo? Andiamo a creare, vi faccio vedere appunto, ma molto semplice, vi dico semplicemente dove agganciarvi, e nel dettaglio noi adesso andiamo nella catenella dell'angolo fino all'altra, quindi sono nel mio caso 16 punti, ci agganciamo e facciamo il primo giro a punto basso in costa, così come abbiamo fatto anche in questo e anche in questo, ma solo il primo giro, e non facciamo altro che fare giri di andata e ritorno a punto basso fino a raggiungere i 23 centimetri. Quindi questo è anche un passaggio molto semplice. Totale 16 punti. Quindi arriviamo fino a questo punto, torniamo indietro a punto basso normale e completiamo pure questo secondo pannello, così poi ci rivediamo per farvi vedere come creare il pannello anteriore. Allora, io ho completato i pannelli laterali 23 centimetri della stessa lunghezza del pannello posteriore,
eccolo qua. Io ho iniziato il pannello anteriore. Si inizia esattamente, dovete iniziarlo esattamente seguendo lo schema, la spiegazione di quando vi ho spiegato come fare questo, quindi né più né meno, il numero di noccioline è uguale a questo. A un certo punto io, arrivata a 10 cm ed esattamente, ho fatto, se li contiamo in diagonale 7 noccioline. Io cosa faccio? A questo punto non faccio più punto nocciolina, ma continuo, quindi il resto del pannello lo faccio a punto basso, esattamente come questo, fino ad arrivare a 23 cm, perché poi la pattina che andremo poi a creare, essendo fatta appunto nocciolina, deve appunto alloggiare in una parte piatta. Comunque ve lo faccio vedere man mano strada facendo, per cui arrivato qui noi continuiamo, arriviamo fino a 23 cm a punto basso e ci vediamo non appena abbiamo raggiunto la stessa lunghezza e vi spiego come proseguire. Ho completato anche il pannello anteriore della nostra Sicily. Ho creato quindi questa parte a punto basso, misura 23 cm come gli altri 4 pannelli. A questo punto non ci resta che creare il nostro giro di contorno a punto basso su tutto il perimetro e ci rivediamo per fare insieme le cuciture dei laterali. Anche il giro di perimetro è stato completato, quindi tutto il giro di punto basso. Io ho messo un po' di cordino e ho legato tutti i 4 laterali per essere pronti per appunto la cucitura dei laterali. Anche questa cucitura è una cucitura che vi ho mostrato in altri video. Allora, io già mi sono agganciata, adesso noi dobbiamo cucire prendendo entrambe le asole di ogni punto che abbiamo a disposizione, per cui le prime due e le prime due, ovviamente con un ago tirafettuccia o un ago da lana, e tiriamo per bene. Anziché procedere da questa parte, io procedo da questa, sempre dallo stesso lato, per cui le due asole e le due asole di fronte, quindi il punto completo, e tiro per bene. Continuo, sempre prendendo entrambi i punti completi e vado avanti. Questo tipo di cucitura rende la borsa più rigida e anche a livello estetico, vedete, è anche molto carino. Non so se riesco a farvelo vedere. A questo punto noi dobbiamo completare la cucitura di tutti e 4 lati e ci vediamo insieme dopo per il prossimo passaggio. Ho completato quindi le cuciture dei laterali, ecco come si presenterà ed ecco. Adesso ci dobbiamo occupare di creare la pattina che andrà a chiudere e vi spiego esattamente anche come è strutturato questo manico. Allora, come vedete ci sono dei fori, quindi da una parte noi andremo a creare la pattina che io ho già creato e adesso vi spiego come l'ho creata. Intanto vedete questa deve poggiare in questa maniera, che poi sarà appunto la parte che chiuderà la borsa, e poi qui ci andremo ad applicare la parte interna delle calamite, ma sempre vi faccio vedere strada facendo il procedimento. Questo manico, se noi lo guardiamo attentamente, vedete, bisogna poi allargarlo perché da una parte, come vi spiegavo, andremo a inserire la pattina. Questa parte invece qui dietro andrà cucita, scusate, in questa parte qui, quindi sul lato posteriore, ed esattamente in questa maniera, ma tanto io adesso poi ve lo faccio vedere. In questa maniera, nel momento in cui sarà cucito, verrà in questo modo. Allora, intanto vi faccio vedere come cucire appunto la pattina e con lo stesso sistema poi potete eseguire la parte posteriore. Allora, io mi sono già agganciata,
quindi con l'ago tirafettuccia, mi sono agganciata da questa parte, sulla pattina al solito, anche qui in questo pannello, un giro di punto basso tutto a contorno, e al solito negli angoli dovete fare nello stesso punto, punto basso, catenella e punto basso. Adesso vedete come misura è perfetta, ovviamente per il manico che ho scelto io, che appunto è 25 cm come la base. Adesso io andrò a cucire, quindi coprendo i fori, e io cosa faccio? Entro, quindi stiamo attenti a non prendere entrambi i laterali, perché altrimenti poi non possiamo cucire questa parte alla borsa. Allora entro nel primo foro, quindi esco e mi vado a inserire in quest'angolo qua e tiro. Poi vado avanti. Questo è un lavoro un po' più che antipatico, un po' complicato, però vi assicuro che nel momento in cui lo farete come dico io, è complicato ma verrà in modo perfetto. Poi cosa facciamo? Sempre stando attenti, andiamo a sbucare, quindi in questa maniera, quindi lasciando sempre libera questa parte, tiriamo ed ecco che già abbiamo iniziato. Poi io andrò, vado a cercarmi il terzo foro, esco e conviene, ecco, facciamo una cosa, esco così, tiro per bene in maniera tale da tirarlo per bene e nel punto corrispondente io esco e tiro. Per cui questo lavoro, dove andiamo a posizionare perfettamente nascondendo tutti i fori, dobbiamo farlo per tutto fino ad arrivare a questo punto. Volendo, se non vi sembra che sia molto rigido, possiamo comunque creare un giro di ritorno. Questo dipende anche dalla solidità con cui appunto andate a cucire. Nel momento in cui chiudiamo e cuciamo per bene questa pattina, con lo stesso sistema andremo a fare lo stesso lavoro in questo punto, quindi sempre andando a prendere nel giro che abbiamo fatto di punti bassi dei punti andate e ritorno, prendendo sempre una sola asolina di questa, ma sarà più facile perché nel momento in cui questo già è cucito vi verrà più semplice evitare di prenderli entrambi, per cui ci vediamo non appena anche questo lavoro è completato. Ed ecco la borsa completata, la cucitura, vedete, ho creato anche quella dietro, esattamente nello stesso modo che ho spiegato per il davanti, e ho anche aggiunto un ulteriore giro di punto basso per renderla ancora più rifinita. Ho cucito le calamite da questa parte, l'unica cosa non ho ancora foderato la borsa e vi faccio vedere che invece nel modello col nero ho già creato fodera e sulla pattina ho inserito all'interno un po' di rete per renderla più sostenuta ed eccole terminate. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, mi raccomando non esitate a contattarmi se avete qualche dubbio, condividete con le amiche, se avete piacere iscrivetevi al mio canale e se attivate la campanella sarete sempre aggiornate sulle mie ultime novità. Ci vediamo al mio prossimo tutorial.